Salve a tutti, siamo qui negli uffici di Zenith per continuare a parlare di sostenibilità ambientale. Io sono Angelica e con Ugo parleremo in particolare di quali parametri monitorare per abilitare una tecnologia di tipo sostenibile sia da un punto di vista economico che ambientale. Ciao a tutti, sì, approfondiamo un po' quello che ci eravamo detti nello scorso video e in particolare i parametri che fisicamente, almeno in ambito industriale, andiamo a monitorare direttamente sulle macchine. Innanzitutto, come dicevamo la volta scorsa, il risparmio e l'impatto sostenibile sui macchinari passa per il monitoraggio della produzione e quindi su come funzionano le macchine e se funzionano bene e se funzionano male. Partendo da questa domanda si va poi ad attaccare quali possono essere i parametri tipici che ci danno risposta a questa domanda e quindi sostanzialmente fotografare, fare un po' il film di come funziona la macchina. Quindi la prima cosa che ci viene in mente è lo stato della macchina e i consumi. Quindi ad esempio tramite 4.0 box e pinza amperometrica tipicamente è il punto di ingresso che abbiamo verso le nostre commesse, è proprio il punto di partenza. Quindi riuscire a mappare gli stati macchina al consumo di corrente e quindi riuscire a stabilire quanto la macchina consuma in produzione, quanto la macchina consuma in stand-by, per esempio, se si riesce, se si hanno informazioni aggiuntive, per esempio da un PLC, quanto si riesce ad arrivare a un dettaglio ancora maggiore e quindi capire quanto la macchina funziona in riscaldamento addirittura. Stessa identica questione o con dei sensori analogici che possono essere dei reed switch per esempio collegati al contapezzi, quindi capire quanti pezzi si fanno bene, quanti pezzi si fanno male, oppure anche in questo caso direttamente dal PLC che ci fornisce questa informazione e anche qui si riesce a capire l'andamento di come la mia macchina nel tempo aumenta o diminuisce gli scarti e quindi avere una sorta di analisi e un insight sul vero e proprio funzionamento, al di là dell'OI che è diciamo un indice teorico che sicuramente viene utilizzato, ma si riesce ad avere informazioni anche sui trend, per esempio, di come queste informazioni cambiano. Per esempio, il mio consumo in stand-by aumenta nel tempo, il mio consumo di riscaldamento, di riscaldamento perché magari ho una macchina una pressa per materiali plastici che ha uno stampo che deve essere mantenuto in temperatura, il consumo per scaldare lo stesso identico stampo mi aumenta nel tempo. Tutte queste informazioni che identificano lo stato di salute della macchina, ma che allo stesso tempo ci ritornano informazioni su quanto effettivamente, quali risorse e quante risorse stiamo utilizzando. Ad esempio, se ho una macchina vecchia, quindi una macchina non dotata di PLC, quanti sensori devo collegare per ottenere queste informazioni e quali, ad esempio da una pinza amperometrica, che cosa posso ottenere, cosa posso estrarre per monitorare? Allora, di base, come dicevo prima, le cose che ci interessano sono lo stato macchina, il numero di pezzi fatti e il consumo. Quindi, nel caso migliore, quindi un funzionamento che ha una macchina che ha un funzionamento con un pattern elettrico che mi discrimina il pezzo, in realtà con una pinza amperometrica e un sensore sullo stato di allarme siamo già in grado di tirare fuori tutte queste informazioni, perché dallo stato di allarme sappiamo quando la macchina è in allarme e quindi attribuire il consumo energetico anche a quel tipo di stato. Dalla pinza amperometrica invece riusciamo a capire i consumi della macchina e se è chiaro quando il pezzo viene prodotto, perché magari c'è uno spike nel segnale di corrente, riusciamo anche a sostituire il contapezzi vero e proprio e a capirlo dal pattern. In più abbiamo anche altri algoritmi che sostanzialmente cercano la soglia ottimale che separa lo stato di stand-by da quello di produzione, perché comunque tipicamente le macchine consumano di più quando producono che quando sono in stand-by. E quindi diciamo nel migliore dei casi con una pinza amperometrica e un sensore, un segnale digitale sullo stato di allarme riusciamo
a fare una fotografia completa di tutto quello che ci siamo detti finora. E quindi rendere in questo caso sostenibile anche la produzione e le scelte decisionali che poi vengono applicate in base ai dati estratti. Esatto. Benissimo, nel prossimo video andremo a vedere invece alcuni casi d'uso più specifici che hanno utilizzato anche l'IoT di Xerint per scopi anche di tipo ambientale. Ciao a tutti, alla prossima!